In un'agenzia di viaggi. Buongiorno, vorrei organizzare una gita in Toscana. Buongiorno, ha già un'idea del percorso? Vorrei vedere Siena e San Gimignano. È un itinerario classico e molto bello. Quanto tempo serve per vedere entrambe? Le consiglio di dedicare un'intera giornata. È meglio andare in treno o in autobus? L'autobus è più comodo per queste tappe. Può prenotare anche una guida per noi. Certamente abbiamo guide esperte di storia. Qual è la tariffa per 3 ore di visita? Costa 150 euro per il gruppo. La guida parla anche la mia lingua. Sì, abbiamo guide multilingue disponibili. Mi serve anche un consiglio per il pranzo. A Siena ci sono ottime osterie tipiche. Va bene, procediamo con la prenotazione. Mi serve il suo nome e un acconto. Ecco i miei dati e la carta di credito. Grazie, le invio subito il programma. Molto gentile, grazie mille di tutto. Grazie a lei e buon viaggio. Chiedere consigli in hotel. Mi scusi, può consigliarmi un percorso a piedi? Certamente, signora. Preferisce parchi o monumenti? Mi piacerebbe vedere qualche angolo nascosto. Allora le consiglio il quartiere ebraico. È lontano da qui o posso camminare? Sono solo 15 minuti a piedi. È vicino. C'è qualcosa di particolare da visitarli? La sinagoga è magnifica e molto antica. Serve prenotare l'ingresso in anticipo. Per i gruppi sì, ma per lei non serve. Mi può segnare il percorso sulla mappa? Ecco qui, segua questa strada principale. E per tornare indietro cosa mi consiglia? Può passare lungo il fiume al tramonto. Sembra un itinerario molto romantico. Sì, è la zona più amata dai romani. Grazie per il consiglio prezioso. È un piacere aiutarla, signora. Se mi perdo, la chiamo in hotel.
Non si preoccupi, è molto facile orientarsi. Grazie ancora e buona giornata. Buona passeggiata a lei. Telefonata a una guida privata. Pronto? Parlo con la signora Chiara, la guida? Sì, sono io. Buongiorno. Come posso aiutarla? Vorrei prenotare un tour privato di Pompei. Molto bene. In quale giorno vorrebbe venire? Sarei disponibile mercoledì prossimo. Un momento che controllo l'agenda. Sì, è libero. A che ora possiamo iniziare la visita? Le consiglio le 9 per evitare il caldo. Perfetto. Dove ci incontriamo esattamente? Davanti all'ingresso principale, Porta Marina. Come posso riconoscerla, signora? Avrò un cartello con il suo cognome. La tariffa include anche i biglietti d'ingresso. No, i biglietti si comprano separatamente alla cassa. Quanto costa il tour per 2 persone? Sono 120 euro per 2 ore e mezza. Possiamo personalizzare il percorso. Certamente. Mi dica cosa le interessa di più. Amo molto la vita quotidiana degli antichi. Allora vedremo le case e le botteghe. Mi sembra un piano eccellente. Benissimo. Allora ci vediamo mercoledì. Grazie mille, Chiara. A presto. A presto e buona giornata. Organizzare un'escursione in montagna. Sofia, guardiamo il percorso per sabato. Sì, Marco, dobbiamo decidere quale sentiero fare. C'è un sentiero che arriva fino al rifugio. Quanti chilometri sono in totale? Sono circa 8 chilometri, solo andata. È un percorso difficile o adatto a tutti? Dice che è di media difficoltà, serve impegno. Quanto tempo ci vuole per arrivare su? Circa 3 ore di cammino costante. Allora dobbiamo partire molto presto. Pensavo di essere al parcheggio alle 7. Va bene,
così evitiamo il sole forte. Hai controllato se il rifugio è aperto? Sì, ho chiamato ieri. Servono il pranzo. Ottimo, così non dobbiamo portare troppi pesi. Porto io la mappa cartacea per sicurezza. E io scarico il percorso sul telefono. Non dimenticare di caricare la batteria. Hai ragione, prendo anche il power bank. Sarà una giornata bellissima in mezzo alla natura. Non vedo l'ora di respirare aria pulita. Anch'io. Allora ci vediamo sabato. InfoPoint. Trasporti e mappe. Buongiorno, posso avere una mappa della città? Certamente, ecco a lei, è gratuita. Grazie. Qual è il modo più veloce per andare al mare? Può prendere il treno regionale dalla stazione. Passa spesso o ci sono pochi orari? C'è un treno ogni mezz'ora circa. Dove posso comprare i biglietti per l'autobus? In qualsiasi tabaccheria o edicola. Posso pagare a bordo con la carta? Solo su alcune linee, meglio prenderli prima. Mi consiglia una tappa panoramica? Vada al belvedere sopra la collina. È faticoso arrivarci a piedi? C'è una funicolare molto comoda. Quanto costa il biglietto della funicolare? Costa 1,50 € a persona. Molto conveniente, grazie mille. Prego, ha bisogno di altri consigli? No, per ora ho tutte le informazioni. Le auguro una buona permanenza in città. Arrivederci e buon lavoro. Arrivederci a lei. Prenotare un tour enogastronomico. Buonasera, vorrei prenotare il tour delle cantine. Buonasera. Abbiamo posto per venerdì pomeriggio. Cosa include esattamente il percorso? Visita a 2 cantine e degustazioni di vini. Sono compresi anche dei prodotti tipici? Sì, serviamo salumi, formaggi e olio locale. Quanto dura l'intera esperienza? Dura circa 4 ore in totale.
C'è un servizio di trasporto incluso? Sì, il nostro van vi prende in hotel. A che ora passate a prenderci? Verso le 15:30 in centro. Qual è il costo per persona? Il prezzo è di 80 euro tutto incluso. Devo pagare in anticipo o sul posto? Chiediamo una conferma via email oggi. Va bene, le scrivo subito i nomi. Benissimo, riceverà la conferma tra poco. Grazie, siamo molto appassionati di vino. Allora questo è il tour perfetto per voi. A venerdì allora. Buona serata. Buona serata a lei, a presto. Discussione sul tragitto ferroviario. Buongiorno, devo andare a Lucca da Firenze. Buongiorno. Ci sono molti treni diretti. Qual è il treno più veloce disponibile ora? Il regionale veloce impiega 1 ora e 20. Da quale binario parte di solito? Parte dal binario 5 o 6. Devo convalidare il biglietto prima di salire? Se è cartaceo, sì, nelle macchinette verdi. E se lo compro col lato sul telefono? In quel caso non serve, è già valida. Ci sono fermate intermedie interessanti? Sì, il treno si ferma anche a Pistoia. È una città che merita una visita rapida? Certamente, ha un centro storico molto carino. Magari mi fermo lì per un'ora. Può farlo, il biglietto vale tutto il giorno.
Ottima notizia. Grazie per il suggerimento. Prego, faccia attenzione agli annunci. Lo farò sicuramente. Buon lavoro. Grazie, buon viaggio a lei. Escursione in barca in costiera. Salve, vorrei noleggiare una barca con conducente. Buongiorno. Per quante persone sarebbe? Siamo una famiglia di 4 persone. Ho un gommone perfetto per le vostre esigenze. Quale itinerario mi consiglia per mezza giornata? Possiamo andare verso Positano e fare il bagno. È possibile vedere anche le grotte? Sì, ci fermeremo davanti alla Grotta Smeralda. Avete attrezzatura per lo snorkeling a bordo? Sì, maschere e pinne sono incluse. Quanto costa il tour di 4 ore? Costa 300 euro, compreso il carburante. Il prezzo mi sembra onesto per un tour privato. Avrete anche delle bibite fresche in omaggio. Ottimo, fa molto caldo oggi. Volete partire subito o preferite domani? Preferiamo domani mattina alle 10. Va bene, vi aspetto qui al Molo Piccolo. Grazie mille, capitana. A domani. A domani, non dimenticate la crema solare. Tour culinario in città. Giulia, ho pianificato un tour del cibo di strada. Fantastico! Qual è la prima tappa? Iniziamo dal mercato centrale per i formaggi. Mi hanno detto che lì fanno anche la porchetta. Esatto, è proprio quello che volevo provare. E dopo il mercato dove andiamo? Andiamo in una piccola pasticceria storica. Spero che abbiano i cannoli freschi. Certamente, sono famosi proprio per quelli. Ma quanto dobbiamo camminare tra una tappa e l'altra? Solo pochi minuti, è tutto in centro. Mi sembra un itinerario molto goloso. Ho chiesto consiglio a un mio amico locale. Ottima idea, lui conosce i posti migliori. Finiremo il tour con un vero caffè italiano. Senza zucchero per me, grazie. Va bene, sei pronta per iniziare a mangiare? Ho una fame incredibile. Andiamo subito. Seguimi, la prima tappa è dietro l'angolo.
Ti seguo volentieri. Andiamo. Revisione dell'itinerario finale. Cara, ripassiamo il piano per domani. Sì, leggimi l'orario definitivo. Ore 8 colazione, ore 9 visita al museo. Abbiamo già i biglietti sul telefono. Sì, li ho salvati nella cartella viaggio. E per il pomeriggio cosa abbiamo deciso? Faremo una gita fuori città fino alle 18. Mi sembra un programma un po' troppo piano. Forse hai ragione, dovremmo rilassarci di più. Possiamo saltare l'ultima tappa del pomeriggio? Va bene, così torniamo in hotel a riposare. Esatto, e poi usciamo con calma per cena. Hai già prenotato il ristorante? Sì, ho prenotato quello con la vista sul mare. Sei stata bravissima a organizzarlo. Volevo che fosse tutto perfetto per noi. Mi sento molto felice di questo viaggio. Anche io, l'Italia è sempre stupenda. Allora andiamo a dormire. Domani sarà lungo. Buonanotte, caro. A domani mattina.